La domanda: sto facendo la cosa giusta? Mi sto comportando nel modo in cui dovrei farlo? Sto prendendo le decisioni più costruttive nella relazione con il mio figlio, con la mia figlia? È una delle domande che più insegue i genitori. La domanda in se stessa però denota un questionamento, il che ci dovrebbe indicare in modo chiaro che alla radice abbiamo dei dubbi e abbiamo delle incertezze, e ogni volta che noi siamo davanti a un dubbio, a una incertezza, si presenta un'occasione preziosa per revisionare la propria vita e portare nuove chiarezze e consapevolezze. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è: avere questo tipo di domande va benissimo, perché nutre il rapporto e nutre una certa capacità di autoriflessione. E questo è il primo argomento. Il secondo punto però ha a che fare con il fatto che questa è una domanda che non possiamo davvero rispondere con la testa e razionalmente. Purtroppo ci siamo abituati a vivere in un mondo e a avere delle relazioni che sono fondamentalmente guidate dalla nostra testa, dalla razionalità. Ma in questo tipo di relazioni, il rapporto di coppia, in particolare la relazione con i propri figli, ciò che comanda è la parte emotiva, è l'intelligenza emotiva. E quindi dobbiamo sviluppare e risvegliare questa intelligenza emotiva. E il risveglio dell'intelligenza emotiva passa attraverso la fioritura del cuore. Quindi ci deve essere un dialogo tra quello che è testa e cuore. Il cuore ragiona in un altro modo, e il modo di ragionare del cuore è attraverso le emozioni, le sensazioni e i sentimenti. E questa è una dimensione completamente diversa a quella della razionalità, perché è una dimensione molto più immediata ed è una dimensione molto molto potente ed efficace nella quale possiamo trovare delle risposte. Stranamente, quando il proprio cuore fiorisce, noi ci troviamo a sapere esattamente come dobbiamo comportarci nelle nostre relazioni momento per momento. Attenzione che questo non vuol dire che non ci siano e non ci saranno più sfide. La cosa bella è che spariscono in qualche modo i problemi, perché i problemi vengono vissuti come sfide, e le sfide sono lezioni preziose che ci dà la vita per poter disimparare ciò che non serve e quindi rinnovarci dal rapporto con i nostri figli. Attenzione, ricordiamoci che i figli non sono degli automati, non sono dei robot, e quindi non si può pretendere di guidare una relazione rispondendo secondo un manuale in ogni istanza, in ogni momento o in ogni fase della loro vita. I figli, man mano che crescono, hanno bisogno di risposte dinamiche, di risposte che hanno a che fare con il contesto e con quello che loro stanno vivendo in quel momento. Se noi stiamo rispondendo sempre dalla testa, equivale a una risposta meccanica, a una risposta di manuale, a una risposta dettata da un'abitudine, più che una risposta dettata da una consapevolezza di quello che sta succedendo in questo momento, sia nella vita del figlio che nella vita del genitore. Vorrei concludere con una delle osservazioni più potenti che può servire e guidare a un genitore, ed è questa: la nostra esperienza come genitori non è mai separata dall'esperienza dei nostri figli. Quindi le sfide e le difficoltà che loro cominciano a trovare nella loro vita si risvegliano in noi, perché padre e figlio sono due estremi della stessa realtà. Possiamo paragonarlo con il fenomeno dell'entanglement nella fisica quantistica, quando si parla che due particelle a una distanza infinita o molto lontana, se io effettuo un cambiamento in una di esse, l'altra in automatico lo percepisce e manifesta un comportamento in risposta
a uno stimolo su una delle due particelle. La stessa cosa succede nel rapporto genitoriale tra il figlio e il padre. La nostra esperienza è un continuum, quindi non c'è mai separazione tra quello che succede in un estremo della relazione e quello che succede nell'altro. Questo è un principio fondamentale che ovviamente bisogna approfondire, però che ci insegna a riconoscere che man mano che i nostri figli crescono e si sviluppano e imparano, noi dobbiamo disimparare tutto ciò che ci limita e non ci serve. E questo è un processo di svuotamento della testa che automaticamente produce la fioritura del nostro cuore.